Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa graziosissima pochette minimal chic che state vedendo proprio in questo momento. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Per realizzare questa mini pochette ho utilizzato un classico cordino Swan, questo l'ho acquistato in merceria, del colore verde militare diciamo. Ho abbinato una tracollina classica da pochette dorata per dare assolutamente importanza al grande protagonista, ovvero questo bottone super decorativo tutto dorato. Dopodiché servirà un pezzettino di stoffa, vi spiegherò poi come tagliarlo e di quali dimensioni, ed ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 2. Un'altra cosa che ci servirà saranno delle piccole pinzettine per tenere ferma la fodera, ago e filo, ago da lana e un paio di forbici. Possiamo passare ora al tutorial. Con questo tutorial voglio mostrare come con un semplicissimo punto basso, quindi con una tecnica perfetta anche per chi davvero è alle prime armi, si possa realizzare una pochettina senza dubbio di effetto, raffinata e molto elegante. Cappiettino iniziale. Realizzo 40 catenelle che mi corrispondono a circa 24 cm. Realizzando questo progetto interamente a punto basso non abbiamo multiplo, pertanto potrete realizzare una catenella lunga quanto volete larga la vostra pochette. Io ho optato per un 24 cm e quindi vado a realizzare le mie 40 catenelle iniziali. Realizzate le mie 40 catenelle, salto la prima dall'uncinetto, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa che vado istantaneamente a marcare. Una volta marcata la prima maglia bassa effettuata, continuo tutta la mia riga di ritorno realizzando una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine della mia riga. Realizzata l'ultima maglia della riga, volto il lavoro senza effettuare catenelle ed entro subito nell'ultima maglia realizzata, ovvero nella primissima che mi trovo davanti, e strutturo la mia maglia bassa. Marco la prima maglia bassa, e proseguo per tutta la riga, punto su punto, una maglia bassa in ogni punto che si presenta. La lavorazione rimane invariata, quindi dovrete procedere allo stesso modo, riga su riga, ponendo i marker a inizio e fine per consentirvi di creare un pannello diritto, fino a raggiungere un'altezza di 28 cm. Niente di più semplice, a tra poco. Raggiunta la misura della mia altezza, doppio il mio pannello con il dritto verso di me, in questo modo, e vado a posizionare il bottone dove voglio che poi si veda, dove rimane, perché questo poi chiaramente sarà a vista, quindi più in giù, più in su, a seconda di quello che voi volete poi andare a ottenere come risultato finale. Per capire come centrare il bottone rispetto al nostro pannello, basterà misurarlo. Nel mio caso misura 25 cm e non 24. Ho sottratto la misura del diametro della mia chiusura, quindi 3 cm, mi trovo con 22 cm. Questi 22 cm li divido ancora per 2. Tengo 11 cm e sono questi i centimetri che dovranno intercorrere tra l'estremità ultima della mia pochette e l'inizio del bottone, e stesso dall'altro lato, estremità ultima, fine del mio bottone. Nel mio caso appunto lascerò 11 cm e con un pezzettino di cordino semplicemente fisserò alla lavorazione il mio bottone.
il bottone è stato apposto semplicemente, vedete, con un nodino, davvero semplicissimo. A questo punto veniamo alla fodera. In questo caso, per foderare la mia pochette, ho deciso di fermarmi leggermente prima, perché poi andrò a cucire sul rovescio la mia pochette e non voglio che si creino antiestetiche pieghe. Pertanto, come al solito vi dico di tagliare uno scampolo di stoffa che ceda perimetralmente di 1 centimetro e mezzo. In questo caso invece ve lo faccio vedere al contrario, così si capisce. Vedete che la misura, quantomeno dei lati lunghi, è inferiore, proprio per lasciare un margine esterno visibile, in modo che poi la cucitura, una volta voltata sul dritto, non dia fastidio e non si creino appunto antiestetiche pieghette. Per quello che riguarda invece la parte superiore procederò come al solito. Inizio piegando su se stessa la stoffa e qui, da un punto, centrandola naturalmente il più possibile, ecco qua, la vado a fermare con le pinze e procedo perimetralmente con la stessa tecnica. Mi raccomando, vedete, teniamoci un pochettino più strette proprio nei laterali. Questo è più o meno il risultato che dovremmo ottenere. A questo punto prendiamo ago e filo e iniziamo ad incorporare la fodera al nostro corpo borsa. Eccomi qui. Partiamo da un punto, ci inseriamo nel cordino trasversalmente e successivamente ci inseriamo nel risvolto che abbiamo effettuato della stoffa, ovviamente solo nel risvoltino, trasversalmente, senza mai andare a bucare, ma attraversando la stoffa. In questo modo vedete che non si vede niente, vedete, i punti non si vedranno. E continuiamo punto su punto prendendo una porzione di cordino ed una del risvoltino per tutto il perimetro della nostra pochette. Giunti a questo risultato, possiamo iniziare a cucire i due laterali della nostra pochette. Vedete, questo è il risultato che vogliamo ottenere. Dobbiamo cucire queste due estremità. Io lo farò al contrario, quindi piegherò la pochette sul suo rovescio in questo modo e, come vi ho anticipato nelle scritte in sovraimpressione poco fa, non ho tolto il filo, non ho tagliato il filo perché voglio fare meno nodi possibile, quindi con il filo attaccato dell'ultimo punto che ho eseguito del pannello entro nel secondo pannello e lo chiudo con una maglia bassissima. Realizzo una catenella e vado un pochino ad interpretare i punti che mi trovo di fronte. Sono un pochino più particolari perché non sono veri e propri punti bassi, ma pian pianino, prendendo una costina in ogni pannello, come le trovo disponibili e agevoli, vado a realizzare una maglia bassissima ed una catenella. Proseguo, non tiro troppo la lavorazione, una maglia bassissima e una catenella. Pian pianino fino ad arrivare all'estremità, dopodiché in questo caso per forza taglio il filo e riprendo la stessa identica operazione dall'altro lato, facendo sempre combaciare naturalmente le due parti. Rivoltato il lavoro sul dritto, ecco quello che vediamo. Guardate già com'è più rifinita la pochette con un pezzettino di fodera. Si presenta già molto bene. Ora vado a realizzare invece il pezzettino con l'asola che andrà poi a completare il tutto per poter chiudere la nostra pochette. Per farlo prendo l'uncinetto numero 2 e prendo anche il mio filato di lavorazione. Realizzo una catenella che sia lunga 5 cm,
perché voglio che comprenda i 3 centimetri del diametro del mio bottone e che abbia anche 1 centimetro per parte di spessore in più. Un altro accorgimento che dovremmo tenere presente sarà che il numero di catenelle che effettueremo dovrà essere dispari. Io realizzo, per arrivare a 5 cm, 9 catenelle. A queste 9 catenelle ne aggiungo una per alzare il lavoro e faccio il mio ritorno a punto basso molto semplice. Punto su punto, un punto basso in ogni catenella. Arrivati alla fine della riga, come ho fatto per tutto il pannello della mia pochette, volto il lavoro, mi inserisco nel primissimo punto con un punto basso e procedo in questo modo fino a raggiungere un'altezza di 6 cm, ma qui vi do una piccola spiegazione. Perché ho misurato l'altezza che ho lasciato dal bordo della mia borsa, quindi ho lasciato 3 cm, 1 centimetro lo calcolo per scavallare e andare nella parte posteriore altri 2 cm per arrivare fino a un certo punto del corpo borsa dove poi andare a effettuare la cucitura. Quindi lasciatevi almeno per i vostri conteggi in base a dove avete lasciato il bottone, a quanto è ampio, eccetera eccetera, almeno 2 cm dal lato posteriore, consideratene uno per scavallare, quindi abbiamo già 3 cm, e poi andate a realizzare, ad aggiungere gli altri centimetri che vi separano dall'inizio del bottone. Nel mio caso sono 3, quindi inizio intanto un pannello semplice di andata e ritorno a punto basso che sia lungo 2 cm più 1 più 3, quindi 6 cm. Realizzato il mio piccolo pannello di 6 cm, vi faccio vedere come lo vorrei andare ad apporre, vedete, in questo modo. Sono arrivata quindi all'altezza in cui realizzare l'asola. E la mia asola, come vedete, rimane centrale. Riesco già a capire che il mio centimetro è composto da 2 catenelle. Ho voltato il lavoro, eseguo 2 punti bassi. Ora realizzo tante catenelle quante me ne servono per arrivare alla penultima maglia, una in concomitanza di ogni punto. Questo è quello che dovrebbe accadere in condizioni normali. Io ho scelto invece un bottone piuttosto importante, quindi non mi saranno sufficienti le 5 catenelle che ho già contato, eccole, 3 e 4 e 5. Volendo andare a chiudere già la mia asola come dovrebbe essere, rimarrebbe davvero molto piccola rispetto all'ingombro del mio bottone, quindi vado ad aggiungere altre 2 catenelle e poi mi chiudo sempre nella penultima maglia, quindi le prime 2 e le ultime 2 sono dei punti bassi, a creare proprio un effetto simmetrico e a porre al centro la mia asola, vedete? Deve essere tirata ma non troppo. Cosa vuol dire? Che lasciandola troppo larga, troppo ampia, probabilmente il bottone poi sfuggirebbe. Quando andremo a chiudere la nostra pochette, almeno le prime volte, è meglio fare un po' di pressione, anche perché poi con l'utilizzo un pochettino il cordino sapete che si allenta. A questo punto volto il lavoro come niente fosse, realizzo una maglia bassa nel primissimo punto, una seconda nel secondo punto ed una in ogni catenella che ho realizzato fino a portarmi dal lato opposto, che concluderò con altri 2 punti bassi. Ho posizionato la tracollina direttamente sulla lavorazione perché questo tipo di pochette naturalmente non va riempita molto e si prevede che non pesi tantissimo, quindi anche senza ponticelli e senza rinforzi di sorta sicuramente avremo un ottimo risultato e un'ottima resa, ma soffermiamoci un istante a guardare quanto è carina. Che mi dite voi? La tracollina che ho scelto è la classica tracollina da pochette perché aveva lo stesso punto di oro, diciamo di dorato perché oro è una parola grossa, del mio bottone. Le misure finali di questa pochette sono 25x15 e direi che è assolutamente perfetta per tantissime occasioni, restando semplice ma di sicuro effetto. La apriamo, vediamo come si presenta all'interno ed ecco,
foderata di tutto punto, molto elegante. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.